Molly ha un'allergia causata dagli insetti, che la pungono generando delle ferite e perdita di pelo. Il suo passato traumatico riaffiora ogni volta che deve ricevere una cura e quindi ogni trattamento richiede pazienza. Lasciarle la libertà ha significato rafforzare la sua fiducia, che vediamo crescere ogni giorno. I piccoli gesti quotidiani, i momenti più semplici, rappresentano del tempo in cui coltivare le nostre parti più intime e le relazioni, dove ognuno trova uno spazio suo di espressione e di accoglienza. Abbiamo bisogno di questo per non essere inghiottiti da un sistema che non lascia spazio all'unicità e al vero riposo. Vieni King, vieni. King, vieni. Allora, oggi ho un sacco di cose che mi frullano in testa. È come sempre un periodo complesso e complicato. Siamo di nuovo in fase di assestamento. Un assestamento che non sta granché funzionando, o meglio, per certi vertici sì, ma diciamo che non stiamo raggiungendo degli obiettivi, e in più il tentativo di raggiungerli ci sta costando molto a livello di salute, per cui niente, dovremo capire, però dovendo affrontare queste difficoltà mi dispiace dover sempre parlare di difficoltà, perché vorrei sempre parlare di cose belle. E magari uno dice, caspita, vado sul canale e sento sempre parlare di difficoltà. In realtà questo vuole essere uno scorcio reale di quella che è la vita reale, che non è tutto romanticismo, ma è anche tanta necessità di affrontare delle cose, e sarebbe troppo bello parlare, viviamo in natura, è tutto bello, tutto perfetto, funziona tutto, non è così, ma questo ormai lo sapete, perché se ci seguite da un po' lo sapete, ma non vi dirò niente in merito alle situazioni che stiamo vivendo, perché sono situazioni personali. Ci stiamo assestando, stiamo cercando di capire, sono cose molto personali, per cui non sto qua a parlarne, però comunque, come dicevo, sono nate delle riflessioni interessanti, perché mi sto rendendo conto, andando avanti sempre di più, di quanto siamo diventati insofferenti, io ed Eric mi riferisco, e intolleranti rispetto al funzionamento della società di oggi. In realtà è qualcosa che noi viviamo probabilmente da sempre, da quando siamo piccoli, ma abbiamo sempre portato avanti degli assestamenti per cercare di starci dentro, fino a che, come avete visto, Eric non ha sviluppato delle problematiche di salute mentale, e fino a che io non ho dovuto rivedere tutto quello che stavo facendo fino a quel momento, stravolgendo completamente la mia vita, cambiando completamente
obiettivi è stata una cosa graduale, nel senso che ad oggi, per esempio, ho deciso di tirarmi fuori da tutto, almeno per questo periodo, non so se sarà una cosa definitiva, ma credo di sì, almeno per come mi sento adesso, di uscire da tutto quello che è l'ambito educativo, l'ambito della pedagogia eccetera, perché non riesco più a rivedermi e purtroppo mi sono resa conto che anche tutti quelli progetti molto alternativi, che hanno degli ottimi presupposti, partono comunque da una necessità di adattamento a determinati sistemi, che sono proprio gli stessi sistemi che io non riesco ad accettare, che io proprio non concepisco, e quindi e anche a certi, diciamo, dettami culturali che, per quanto certi progetti dicano di voler rompere, distruggere, in realtà sono così radicati dentro di noi che comunque in qualche modo rimangono così lì sul fondo e condizionano le scelte. E noi come famiglia, comunque se vogliamo neurodivergente, o comunque con un vissuto e un'espressione particolare di noi stessi, non riusciamo, diciamo, sempre ad esprimerci al meglio e anche a collocarci, ad avere una collocazione sociale che ci permetta di essere sereni e completamente a nostro agio. Quindi la domanda che mi sto facendo, non solo per questo aspetto, ma comunque per tutti gli ambiti sociali, è appunto se davvero non siamo noi ad essere molto strani. Mi rendo conto che in questa società persone come noi sono persone strane, sono persone disagiate, se vogliamo, un po' anche per certi versi folli, e persone che fanno fatica a trovare uno spazio proprio che funzioni all'interno di un sistema più ampio, che è un sistema che ha un certo tipo di funzionamento, che fondamentalmente è un funzionamento basato sul consumismo, basato sul denaro, è basato sulla produttività. Purtroppo noi, io ed Eric, non ci sentiamo produttivi in quel senso, non in un sistema dove che ti richiede una produttività, una performance di un certo tipo, che purtroppo con noi non funziona in nessun modo. Nel senso che purtroppo più ci viene chiesto di essere produttivi e di raggiungere degli obiettivi di un certo tipo, e più tendiamo a bloccarci, a non trovare un senso e anche a sviluppare, diciamo, delle problematiche di salute che possono essere mentali o fisiche, ma che comunque, insomma, una sorta di disagio che ci impedisce comunque di vivere una vita serena. Entriamo in questo circolo vizioso di difficoltà, e appunto a volte ci si domanda forse non sarebbe meglio essere normali e accettare che la società funziona così. Purtroppo è il nostro funzionamento, che sia l'alta sensibilità, che sia la DHD, che sia un non si sa nel mio caso, cioè appunto io non ho una diagnosi ancora, non ho un certificato che dichiara la mia atipicità. Per chi non avesse visto il video dedicato alla DHD, andate a recuperarlo. Comunque c'è un forte sospetto appunto da parte dei professionisti che anche io sia neurodivergente come Eric. Comunque di certo sono altamente sensibile, quindi non del tutto tipica, e quindi la domanda è la società che va in una direzione che non è consona all'umanità, o siamo noi che non ci sappiamo adattare? Probabilmente entrambe le cose, però questo è un discorso molto importante relativo alla disabilità, o comunque relativo alla neurodivergenza o tutto quello che riguarda queste cose, perché è chiaro
che una società omologante e performativa è una società che non funziona per tutti, che forse riesce a funzionare per la maggioranza, anche se io credo che grandissima parte degli uomini e delle donne su questa terra vivono in uno stato di stress molto elevato comunque, indipendentemente dalla tipicità o meno, inteso neurotipicità, però ovviamente ci sono persone che soffrono di più questo e che fanno più fatica. Io spero davvero che attraverso i social e attraverso YouTube noi riusciamo a passare dei messaggi di, eh, di pensiero critico in merito a questo. So che un canale come il nostro ad oggi non può fare la differenza, non su larga scala sicuramente, però sarebbe bello fare la differenza almeno sul nostro territorio, fare la differenza almeno in un territorio un po' più ristretto che quello che può essere il nostro. Per cui io faccio un appello a tutte quelle persone che non so chi potrò raggiungere, perché mi rendo conto che questi video non raggiungono tantissime persone, però mi piacerebbe che questo video potesse raggiungere le persone che magari sono qui intorno e che hanno questa esigenza, questo bisogno di trovare uno spazio non eremitico, ma uno spazio di condivisione di determinati valori o determinati bisogni interiori. Tutte quelle persone che si sentono un po' scollati da questo sistema perché si rendono conto di non riuscire a farne parte in pienezza, a condividere del tempo con noi e passare anche anche 2 o 3 giorni con noi se volete. C'è la possibilità di mettere la tenda, fare un'esperienza off grid, ma anche semplicemente passare a trovarci una giornata per condividere e magari costruire dei piccoli progetti che possano essere sostenibili e che possono permettere alle persone di sentirsi accolte, sentirsi parte di una piccola comunità dove insomma essere strano, la parola strano fondamentalmente non esiste. Io ho condiviso la nostra storia con delle persone che mi hanno contattato privatamente e anche loro hanno condiviso la loro esperienza e in tutte trovo questa fatica a sentirsi parte di una comunità, perché c'è un po' questo giudizio, c'è un po' questo cercare di diventare consapevoli di se stessi, ma avere difficoltà a esprimere questa consapevolezza poi nel rapporto con gli altri. So che ognuno ha le sue cose, ha il suo vissuto e quindi prendersi del tempo per condividere, magari per venire in montagna, per passare del tempo è difficile, però io spero davvero che il range possa diventare un luogo dove sentirsi a casa e dove sentirsi parte di qualcosa e liberi anche di potersi esprimere. Il mio sogno sarebbe trasformare questo in una comunità sostenibile, inteso come luogo dove le persone possono esprimere se stesse e in qualche modo trarne anche un vantaggio. Se non è un vantaggio economico magari sarebbe bellissimo, però un vantaggio di altro tipo, perché so che ad oggi è comunque anche importante sostentarsi, è importante avere la possibilità di vivere la propria quotidianità in serenità, e quindi a volte ci si toglie del tempo per fare delle cose che farebbero stare bene, perché purtroppo bisogna prima pensare alle cose che vengono definite più concrete e che ad oggi forse sono considerate le più importanti, come il guadagnare del denaro e il guadagnare del denaro, che fondamentalmente è la prima cosa che per tutti è importante. Io capisco che lo è, assolutamente lo è, perché purtroppo in questa società senza denaro non si fa niente,
però forse è importante che mettiamo sulla bilancia anche la nostra salute mentale e impariamo a trovare un equilibrio. Questo è quello che proprio noi stiamo cercando di fare con grossa difficoltà, con grossissima difficoltà. L'ideale sarebbe raggiungere un autosostentamento tale per cui ci voglia sempre meno denaro e si possa lavorare invece per se stessi, per il proprio sostentamento, e quindi lavorare sì, ma lavorare per autoprodursi, e magari poi fare anche dei lavoretti che però permettano di arrotondare, diciamo, per quello che può servire di extra. Questo sarebbe l'ideale secondo noi per il benessere, però purtroppo non sempre è possibile, per cui sarebbe bello trovare un equilibrio, ma trovare anche degli spazi dove si possano fare delle cose insieme in questa direzione, o comunque semplicemente passare del tempo di condivisione. E insomma, se sei strano, se ti senti un po' scollato in qualche modo da un sistema che non ti appartiene, se hai voglia di fare un'esperienza in natura, insomma sei sempre il benvenuto. Le nostre visite al ranch sono ad offerta libera, quindi sei sempre il benvenuto, sei la benvenuta, da solo, in coppia, con tutta la famiglia. E niente, volevo solo dirvi questo, perché so che comunque immagino che questo sia un canale amato dalle persone strane, lo dico ovviamente in maniera ironica, per cui io vi abbraccio con tutta la mia stranezza e grazie di essere stati qui. Ah, dimenticavo una cosa importante. Voglio anche ringraziare tutte le persone che hanno partecipato alle nostre attività del nostro progetto che abbiamo chiamato Campeggio. Anche queste per noi sono un momento di grandissima condivisione, perché svolgiamo appunto dei trekking e delle tendate con i cani, tendenzialmente in libertà, nel senso che facciamo queste passeggiate ma dove i tratti di guinzaglio sono davvero pochi. Per il resto abbiamo la possibilità, siccome siamo in terreni privati dove abbiamo l'autorizzazione di tenere i cani liberi, e facciamo comunque qua al ranch, e qua al ranch i cani hanno la possibilità di stare liberi. E queste sono esperienze bellissime, perché attraverso il cane riusciamo a condividere anche aspetti personali e di vita molto belli, con anche gradi di profondità a volte molto, molto ampi. Abbiamo stretto amicizie, abbiamo stretto relazioni e abbiamo visto cani crescere, anche cani magari con problematiche, affrontare delle loro paure, ma anche persone affrontare delle loro paure, e questo semplicemente attraverso la condivisione e attraverso la libertà. Sapete che qui al ranch la libertà è un elemento fondamentale, e questo spazio è uno spazio di libertà di espressione. Nell'ultima tendata abbiamo avuto anche asino e cavallo qui, quindi Pesca e Molly, che sono ritornate al ranch per ripulire un po', e poi torneranno di nuovo ad altri prati. E quindi è stato anche molto bello poter vedere i cani interagire con gli equidi in modo sereno e libero e senza pericolo. Attraverso queste esperienze si sviluppano anche delle competenze, e quindi è davvero, davvero molto bello. Questo è per me sono esperienze davvero molto importanti dal punto di vista umano, dal punto di vista di crescita personale, e quindi voglio invitarvi, se siete nella zona, appunto di tenere guardati i nostri canali, soprattutto Instagram. Vi metto anche il tag per quanto riguarda la pagina di campeggio. Per me è davvero molto bello fare queste cose, perché è molto 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 nello stile che abbiamo deciso di portare avanti nel tempo anche come Oak Church Ranch, e abbiamo trovato degli amici che condividono queste esperienze con noi, in particolare una famiglia che insieme a noi porta avanti questo progetto di campeggio, persone che noi amiamo molto e che hanno accolto anche la nostra stranezza, forse perché sono strane un po' anche loro, a parte gli scherzi. Questo è davvero per noi molto bello, perché si è creato davvero un clima di collaborazione e di condivisione di principi. Mi piaceva condividere con voi anche questo per
perché questa è una delle cose, per esempio, davvero molto belle che stiamo facendo, che stiamo portando avanti e sulle quali vogliamo investire, perché siamo riusciti davvero a portare delle attività che non hanno il mero scopo turistico, ma diventano davvero delle attività di condivisione e delle attività davvero di scambio umano e di scambio con gli animali, davvero molto importante, molto bello e molto arricchente per tutti.